Ale, ma tu quale fotocamera utilizzi per i video su YouTube? Questa qui, te la racconto in questo video. Come ti raccontavo nell'introduzione di questo video, questa qui è la macchina fotografica che io utilizzo per fare video su YouTube. Prima di questa macchina ho avuto la Canon M50, no, forse ancora prima ho avuto la Canon M100. Io sono fissato con le Canon non per scelta, perché se oggi avessi potuto scegliere avrei preso sicuramente Sony, ma perché vengo già da un passato di Canon, avevo già degli obiettivi, quindi diciamo mi sono sentito un po' obbligato a utilizzare Canon. Anzi, prima ancora avevo, ora che ci penso, una Canon 200D. Forse quella è stata la mia prima Canon. Prima ancora avevo una Sony, prima che Sony diventasse fighissima nelle macchine fotografiche. Erano i primi tentativi di Sony e io c'ero cascato in pieno, ma quella macchina non aveva assolutamente senso. Quindi una Sony, non mi ricordo qual era, ma ti parlo veramente di tanto tempo fa. Poi ho avuto la Canon 200D, poi ho avuto la Canon M100, poi l'M50, M50 Mark II, in contemporanea M6 Mark II. Perché ho questa macchina fotografica? Perché innanzitutto per la sua forma. Non so se la vedi, ma è super compatta. È super compatta ed è leggerissima. Ok, guarda, te la faccio vedere. Caspita. La faccio vedere in mano. Ok, è veramente piccola, leggera e dal mio punto di vista nell'ecosistema Canon entro un certo budget è la migliore. Avevo anche pensato di prendere la Canon R8, che comunque costa intorno ai 1500 euro, ma mi sono detto che non vale assolutamente la pena per me, non che sia una macchina brutta, anzi secondo me è quello che come gli americani la chiamano sweet spot per Canon, quella è la macchina da prendere. Ho questa. Mi piace molto perché è piccola, mi piace molto perché è una macchina pensata per i video. Non ha, come vedi, non ha la possibilità di utilizzare il mirino, ma semplicemente c'ha un flippy screen. Ecco, anche in questo caso non è lo screen migliore, perché quello migliore è quello che si può aprire di lato, ok? Quello si chiama fully articulated. Quello lì è il migliore perché anche se amplia la macchina fotografica in larghezza, però lo puoi girare in tutte le posizioni. Questo qui solo così. Tu mi dirai, Ale, non è un grosso problema. Invece il problema c'è, sai perché? Perché se sopra gli metti, perdona l'esempio con un telecomando, un microfono, perdi la possibilità di utilizzare lo schermo, vedi? Ok? Certo, puoi mettere schermi esterni, sì, ok, ma non è la stessa cosa. Quindi, al di là di questa, diciamo che io non utilizzo il microfono sulla macchina fotografica, ma lo utilizzo, come in questo caso, fuori, perché registro la traccia audio separatamente, quindi per me non è un grosso problema. Mi piace di più quindi esteticamente rispetto alla Canon M50 Mark II, questa secondo me è tutto un altro pianeta. È molto più bella, proprio come design, bellissima. E purtroppo la serie M di Canon non la fanno più. Canon ha deciso di chiudere i rubinetti della serie M perché ha lanciato la serie R e quindi sta lavorando solo su quella serie. Quindi questa macchina fotografica puoi comprarla usata. Nuova non ti conviene perché è una macchina comunque non recentissima, quindi ti conviene comprarla usata. Usata si trova intorno ai 600 euro, 500-600 euro, e secondo me per quella cifra è un'ottima camera. Poi se vuoi andare su Sony, meglio, ok? Quindi se devi comprare una macchina fotografica oggi e non hai lenti, non vieni da nessun'altra macchina fotografica, probabilmente Sony è la scelta migliore, per tutta una serie di motivi, soprattutto l'autofocus. E se stai iniziando da poco a fare video, se non hai tutta questa esperienza, un buon autofocus fa veramente tanto la differenza. Canon è forte soprattutto sui colori. Se regoli bene i colori all'interno della macchina fotografica Canon, non hai grossi problemi di post-produzione, color grading, color correction, perché mediamente possono andare bene. Quindi pro e contro per ogni macchina fotografica. Del resto la macchina fotografica perfetta non esiste. Quindi ti dicevo, questa qui rispetto alla Canon M50 Mark II che avevo prima
è 4K, ma mentre nella M50 Mark II era un 4K tagliato, croppato come si dice, questo qui è un 4K pulito, vero? Non è il miglior 4K del mondo, ovviamente, proprio come risoluzione. Le nuove macchine fotografiche hanno un 4K che in realtà è un downscaling del 6K. Provo a essere ancora più semplice. Registrano una qualità superiore del 4K, il 6K, e poi riducono al 4K, quindi è un 4K super definito. Sony ce l'ha, Canon ce l'hanno le marche, diciamo, più famose, ce l'hanno quasi tutte, ma questa qui non ce l'ha perché non esisteva ancora questa tecnologia. È un 4K decente, ma nulla a che vedere con i nuovi 4K. Ha tutte le funzioni che servono. Io la uso ovviamente tutta in manuale, trovi qui sul mio canale diversi video dove ti spiego come settare qualunque tipo di macchina fotografica per fare video. Un altro fattore fondamentale per me è che dietro questo sportellino c'è la possibilità di inserire un microfono. Sebbene io, come stai vedendo adesso, registro tutto in separato audio e video, poi faccio il sync in post-produzione. Tra l'altro trovi un video nel mio canale dove ti spiego come, io l'ho fatto con Final Cut Pro X, ma lo puoi fare con qualsiasi software oggi, come sincronizzare in automatico audio e video, senza stare lì a impazzire, lo fa tutto il software. Selezioni la traccia audio, selezioni la traccia video e tasto destro e gli dici di sincronizzare e lo fa automaticamente, quindi è una funzionalità bellissima. Quindi diciamo registrare direttamente in camera non ha senso, a meno che non sei costretto, a meno che proprio non è l'ultima delle possibilità che hai, ok, fallo pure. C'è un video sul mio canale, caspita quanti video che ho fatto, c'è un video sul mio canale dove ti spiego come, se proprio sei costretto a registrare all'interno della macchina fotografica, come regolare il comparto audio della macchina fotografica in modo da ottenere una qualità migliore con qualsiasi tipo di microfono. Quindi vallo a cercare, c'è proprio una playlist dove parlo di macchine fotografiche, di video su YouTube, quindi trovi tutto lì. Ogni tanto che parlo mi ricordo di tutti i video che ho fatto, e ne ho fatti veramente tantissimi. È una macchina leggera, una macchina piccola, è una macchina che ti dà tutte le possibilità, tutto quello che ti serve, le regolazioni manuali, la possibilità di innestare qualsiasi tipo di obiettivo, anche se questa qui, essendo della linea M di Canon, in teoria puoi mettergli soltanto gli obiettivi M, ma esistono degli adattatori che costano veramente poche lire che ti permettono di montare non solo gli obiettivi Canon EF o no, solo F, perché la serie RF non te la fa montare, vabbè, ma chi se ne frega. Puoi montare tutte le lenti Canon EF, che sono quelle diffusissime sul mercato, ma con un affarino, poi magari se la cosa ti interessa fammelo sapere che ti faccio un video specifico su questo, quindi commenta questo video. Con uno speed booster come questo della Viltrox, che non è altro, te lo faccio vedere. Togli questo, agganci questo. Ok. Che cosa succede? Che qui puoi collegare semplicemente una prolunga, ok? Vedi? L'obiettivo non va più collegato direttamente alla macchina, ma va collegato a questo speed booster, e questo speed booster vale, in questo caso, per tutte le macchine M. Quindi ce l'avevo sull'M50 Mark II, ce l'avevo sull'M100, su qualsiasi macchina fotografica. A cosa serve? A collegare obiettivi tipo questo è un 24-105 serie L, la serie migliore di Canon, a collegarlo a questa macchina fotografica. Quindi innanzitutto un obiettivo F lo posso collegare su un corpo macchina M, ok? Ma questo speed booster mi dà effettivamente la possibilità di usare questo obiettivo 24-105 effettivamente a 24-105. Tu mi dirai, Ale, ma c'è scritto, perché non dovresti usarlo? Aspetta. Perché questa macchina fotografica qui è una macchina fotografica APS-C. APS-C significa che è un sensore più piccolo rispetto alle macchine fotografiche full frame. Non è questo il video per parlarne, ma se ti interessa commenta e te lo spiego. Questo obiettivo qua, invece, essendo un obiettivo super professionale, è della serie, diciamo, full frame di Canon. Quindi in teoria questo obiettivo qui, se io non avessi questo adattatore specifico, ma un adattatore normale, lo utilizzerei non più come 24-105, ma come 24x1.6, 105x1.6. Quindi anziché 24, potrebbe essere intorno ai 38, qualcosa del genere, perché 20 è 32, questo è 24,
sarà 38 tipo, ok? Da 38 a X, ok? Quindi perderesti il 24, perché sarebbe 38, quindi sarebbe veramente tantissimo. Invece con questo adattatore qua io monto questo obiettivo e l'obiettivo mi resta 24-105, quindi molto più aperto. Ok? Quindi questo adattatore qui, che comunque costa 160 euro, ma pensa che è diventato così famoso questo adattatore che quando io l'ho comprato tanti anni fa per la Canon M100 lo pagai intorno ai 70-80 euro. Quando l'ho ricomprato, perché adesso è collegato anche a quell'altra Canon M6 Mark II, quando l'ho ricomprato l'ho pagato 170 euro. Cioè in pochi anni il prezzo è triplicato. Assurdo, veramente follia. Comunque, purtroppo è così. Non so se ti conviene prenderlo usato perché secondo me è molto delicato, quindi io lo comprerei nuovo, puoi anche comprarlo a rate su Amazon o in qualsiasi negozio, ma veramente fa la differenza, perché ti permette di usare qualsiasi obiettivo full frame alla lunghezza focale della lente stessa, quindi senza crop. E quindi questa serie M è fantastica anche perché ha tutta questa serie di accessori. Dal mio punto di vista, se non ti interessa fare foto, ma vuoi fare solo video, in realtà puoi fare foto, non è che è una macchina che non ti permette di fare foto. Proprio ieri stavo facendo uno shooting fotografico a mio figlio per sperimentare luci, la tenda nuova che ho messo, eccetera, eccetera. E vengono delle foto pazzesche, anche perché ho usato questo obiettivo, che è un signor obiettivo, quindi vengono delle foto pazzesche. Però, diciamo, non è proprio pensata per il super fotografo super professionale. Però ci puoi fare foto lo stesso. Per i video questa è quella che ti consiglio in casa Canon. C'è la nuova linea, l'R50, l'R100, che costano più o meno quanto questa. Non mi piacciono proprio la forma, non mi piace proprio la forma di quelle Canon lì. Poi c'hanno comunque il mirino, c'hanno... non lo so. Sarà che ho questa e mi piace tanto perché mi ricorda un po' le Sony. Io amo la serie 6004, 6007, 6006, insomma della Sony, e questa me lo ricorda tanto proprio come forma. Forse è un po' più grande rispetto a quelle, ma la forma è questa e mi piace tantissimo. Invece le classiche Canon mi sanno proprio di vecchio. Canon secondo me ha innovato veramente poco negli ultimi anni. Vabbè, comunque scusa, mi sto dilungando. Niente, ti volevo dire, quindi questa è la macchina fotografica che utilizzo. Se i video che vedi da un paio d'anni a questa parte ti piacciono, è perché sto utilizzando questa macchina. Certo, l'obiettivo fa la differenza, lo sappiamo, ma in questo video ti sto raccontando quale macchina fotografica ho utilizzato, che è questa, ok? Spero che questo video ti sia stato utile. Qualsiasi dubbio, domanda, curiosità, commenta il video, io ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie e ci vediamo settimana prossima.